Questa casa è stata pensata e progettata circa una decina di anni fa. È stato un progetto molto complesso, però alla fine, quando abbiamo chiuso tutto e ricomposto il terreno, tutto è tornato ad essere come se la casa fosse sempre stata qui. La casa è in effetti una sorta di C che si rivolge verso la montagna, quasi ad incastrarsi e a mordere il pendio verso la quale si riferisce. Un'architettura come questa nasce dall'idea di essere una sorta di dispositivo per guardare il paesaggio e dall'altra è un oggetto che viene visto nel paesaggio, quindi è un oggetto che ha una forte connotazione plastica e quindi è un oggetto che è riconoscibile con una forte identità nel contesto in cui si colloca. Ecco, questi sono stati un po' i principi su cui si è fondata l'idea di costruire questa forma. C'è un aspetto fondamentale di questa casa, che è una sorta di principio che caratterizza gran parte dei progetti che facciamo, ossia le categorie di interno ed esterno sono strettamente compenetrate, ossia quando ti trovi all'interno della casa ti senti proiettato verso l'esterno e quando sei, nel patio o negli spazi più vicini alla casa, appunto la casa tende a, avvolgerti. L'idea è quella di costruire una casa che abbia uno spazio complesso, dove il tema per esempio del percorso dall'ingresso con una rampa e la scala diventi un sistema di attraversamento della casa, ma anche un modo per costruire punti di vista complessi. Una volta entrati si entra nel soggiorno cucina, che è uno spazio, separato dalla scala, e questo crea una sorta di separazione virtuale, ma anche una continuità. Questa continuità poi si percepisce camminando nel soggiorno, dove si legge anche la forte strombatura della finestra che è rivolta a sud e che credo sia un elemento fortemente caratterizzante e che diventa anche l'elemento che disegna in continuità con la finestra il camino. Il camino che è un elemento anche questo molto importante legato allo spazio del soggiorno, anche questo caratterizzato da dei divani che hanno un color corda che appunto è sempre legato ai toni molto delicati che caratterizzano i cromatismi di questa casa. Varcata la porta che separa la zona giorno e la zona notte, c'è una stanza sulla sinistra con un bagno che è l'unica che è rivolta verso l'esterno e che era stata pensata come la camera principale della casa. Girando a destra invece ci sono altre due camere con un bagno che consente a chi sta nella vasca di guardare le montagne all'orizzonte. Il tema della luce è un tema centrale nella casa, sia dal punto di vista della luce naturale che della luce artificiale. Per quanto concerne la luce naturale, questa è molto ben controllata a sud perché la strombatura consente di avere sempre una luce indiretta all'interno dello spazio e nei mesi invernali è controllata attraverso delle tende. Quella a nord è naturalmente protetta. Per quanto riguarda la luce artificiale, a parte un grande lampadario che è una sorta di fuoco nella casa, il noto Taraxacum di Castiglioni, una linea di luce percorre il profilo, il perimetro di tutta la casa ed è regolabile con un'intensità diversa e che permette di avere una luce diffusa molto ben controllata, oltre a diventare una sorta di elemento decorativo che caratterizza lo spazio interno. Tuttavia esiste, l'idea di costruire la casa come una sorta di corazza
una corazza metallica fatta di un rame ossidato color bronzo molto scuro che si leghi al colore delle cortecce della foresta circostante, e dall'altra, nello sguardo che la casa rivolge verso sud, invece la finestra, che è più schiacciata per anche controllare meglio la luce, diventa di un legno caldo, di un legno color miele, anche questo comunque che si lega ai colori del contesto. Ecco, quindi materia, colore dell'esterno diventano gli elementi che si legano al paesaggio che abbiamo all'intorno della casa. La casa è una sorta di spazio continuo, e che è un po' l'idea generale di questo progetto, l'idea di uno spazio fluido, l'idea di uno spazio che non è misurato e dove le separazioni sono minime e sono quasi invisibili, quindi l'idea di una casa che sia sostanzialmente un grande spazio unico. E questo credo sia l'elemento fortemente caratterizzante, l'idea di abitare che cerchiamo di dare quasi a tutti i progetti su cui lavoriamo, e soprattutto questa capacità della casa di essere proiettata verso l'esterno, quindi di abbattere le pareti e di sentirsi veramente nel paesaggio circostante.